Bentornati! La scuola è appena iniziata e quindi quale migliore occasione per intraprendere un nuovo viaggio, stavolta alla scoperta della scuola nel mondo dell'antica Roma. L'arco di tempo è estremamente vasto e di conseguenza noi ci concentreremo sulla prima epoca imperiale, un momento in cui l'educazione e il sistema scolastico hanno una struttura ben definita. Nell'età arcaica, infatti, l'educazione dei fanciulli e delle fanciulle era affidata ai genitori, in modo particolare alle madri, un po' come avveniva anche nel mondo greco. Ma con il tempo sorse l'esigenza di affidarla a degli insegnanti di professione. La scuola romana è suddivisa in 3 gradi di istruzione, a seconda dell'età degli alunni e delle discipline che vengono loro impartite. Le lezioni non iniziano a settembre, ma a marzo, subito dopo le feste in onore di Minerva, la dea della saggezza, il corrispettivo romano della greca Atena. Tali festività prendono il nome di Quinquatrus, cioè 5 giorni dopo le Idi, in questo caso di marzo, e quindi il 19 marzo. Si va a scuola tutti i giorni, eccezion fatta ovviamente per le festività, ed è presente un giorno di riposo ogni 9, le cosiddette nundine, che tra l'altro sono anche il giorno di mercato a Roma. Le lezioni durano circa 6 ore al giorno, dal mattino fino al primo pomeriggio, e sono previste delle pene corporali. Noi lo sappiamo bene, perché diversi autori ce ne parlano. Queste erano inflitte tramite l'utilizzo della ferula, cioè una bacchetta, e il maestro spesso veniva appellato con il nome di plagosus, cioè che è solito picchiare. Ce ne parla anche Marziale in uno dei suoi epigrammi. Maestro, abbi pietà della semplice scolaresca. Le terribili strisce frangiate di cuoio della Scizia, con le quali fu picchiato Marzia di Celene, e le funeste bacchette, scettri dei maestri, si riposino e dormano fino alle Idi di ottobre. In estate i fanciulli, se stanno bene, imparano abbastanza. Quintiliano, nella sua Institutio Oratoria, depreca tale pratica, ritenendola non solo inadatta, ma anche controproducente ai fini dell'insegnamento. Ma nonostante la fama di Quintiliano e della sua opera, l'utilizzo delle pene corporali come ausilio, definiamolo in questo modo, all'insegnamento, rimane nel corso del tempo, non solo in epoca romana, ma anche nei secoli a venire, arrivando fino all'epoca più recente. Bambini e bambine dai 7 agli 11-12 anni frequentano il primo grado di insegnamento, quello che per noi è il corrispettivo di una scuola elementare, e in latino è definita ludus. Possiamo trovare anche dei bambini più grandi, fino a 13 o 14 anni. Considerate infatti che nel mondo romano non c'è una divisione per età all'interno delle classi, quindi nella stessa classe possiamo trovare bambini con età differenti. L'insegnante è detto litterator o ludimagister e ha l'importante compito di insegnare agli alunni a leggere, a scrivere e le basi dell'aritmetica. Ma com'è fatta una scuola nel mondo romano? Potrà stupirci, ma non possiamo trovare un edificio che corrisponde alle nostre scuole elementari. Questo perché, se siamo fortunati, la lezione è tenuta all'interno di un'ex taberna, quindi un piccolo e vecchio locale in affitto al pian terreno, improvvisato come aula. In alternativa possiamo vedere diversi bambini che seguono la lezione all'aria aperta, sotto un portico o in piazza. I bambini stanno seduti su degli sgabelli e il materiale è appoggiato direttamente sulle ginocchia. Quindi immaginatevi la scomodità nel seguire le lezioni e la confusione anche data dall'ambiente circostante. Sicuramente non doveva essere facile né per gli alunni né per l'insegnante proseguire durante la lezione. Le cose ovviamente cambiano radicalmente se ci spostiamo nelle classi più agiate. In effetti, un figlio di un aristocratico ha a disposizione un insegnante privato, spesso è uno schiavo della domus, che fa lezione proprio all'interno delle mura domestiche. Per imparare a scrivere, i bambini seguono i movimenti del maestro, il quale può anche guidare la mano dell'alunno. O in alternativa si può ricorrere ad apposite tavolette in legno con le lettere o le parole incise,
da ripercorrere con uno stilo, al fine di imparare i giusti movimenti. Sono presenti anche degli strani dischetti in legno, argilla o addirittura avorio, con incise delle lettere singole o delle sillabe. Cosa sono? Mettendo insieme questi dischetti si possono comporre delle parole, quindi è semplicemente un sistema ulteriore per insegnare ai bambini a leggere e a scrivere. Per l'aritmetica invece si fa ricorso all'abaco, che è lo strumento base per imparare i fondamenti del fare di conto. In generale questo è un sistema molto lungo e complesso che si basa su un'estrema ripetitività, sia per quanto riguarda lo scritto che per la parte dell'orale. I ludi magistri, nonostante il loro ruolo, non occupano una posizione di rilievo nella società romana e il loro stipendio non è particolarmente alto. Sono pagati direttamente dai genitori, che addirittura si uniscono in gruppi per dividersi le spese dell'insegnante. E di conseguenza spesso il maestro è costretto a intraprendere anche 2 o 3 lavori per riuscire a sopravvivere, quindi potremmo trovare tranquillamente un maestro che svolge la funzione di insegnante e anche di scrivano. Tutto questo ci viene confermato anche da Giovenale, il quale ci dice che i genitori sono particolarmente esigenti. Ma voi pretendete livelli altissimi, che il maestro conosca i verbi alla perfezione, che abbia letto gli storici e conosca tutti gli autori come le dita di una sua mano, che interrogato a bruciapelo mentre si reca alle terme ricordi chi era la nutrice di Anchise, il nome e la patria della matrigna di Anchemolo, sappia quanti anni visse Aceste o quanti vasi di vino siculo abbia donato ai troiani. Nel secondo secolo d.C. troviamo anche dei sussidi statali che servono per permettere ai fanciulli e alle fanciulle meno abbienti di frequentare almeno il primo grado di insegnamento. Questa è una disposizione voluta da diversi imperatori come Adriano, come Lucio Vero o Marco Aurelio, ed era volta a incrementare l'alfabetizzazione della popolazione. Considerate comunque che la maggior parte dei romani si fermano con il primo grado di istruzione, poiché a partire dagli 11-12 anni di età iniziano a lavorare. Gli alunni che seguono il secondo grado di istruzione hanno dai 12 ai 16 anni di età circa e l'insegnante prende il nome di grammaticus. Si studia prevalentemente letteratura, i classici diremmo oggi. Troviamo infatti grandi autori latini come Virgilio, Orazio, Cicerone, per i quali bisogna leggere i testi, analizzarli e poi farne un commento critico. È anche presente la lingua greca. Non è infatti pensabile un insegnamento di buon livello senza questa disciplina, un po' come accade oggi con la lingua inglese. Bisogna infatti tener presente che la classe dirigente romana è quasi completamente bilingue, ovviamente con delle differenze dovute alle capacità individuali. Caio Giulio Cesare sappiamo che era estremamente abile in questa materia, quindi sapeva leggere, scrivere e parlare correntemente in greco. Talvolta per l'insegnamento del greco è addirittura presente un insegnante che noi potremmo definire madrelingua, cioè un insegnante di origine greca che addirittura si può vestire con il tipico abito nazionale greco, quindi l'imation o, se preferiamo chiamarlo in latino, il pallium. La grammatica poi riveste un ruolo importante. Con grammatica intendiamo l'uso corretto delle parole, l'ortografia e la metrica. Altre materie come la storia, la geografia, l'astronomia sono studiate in relazione ai testi presentati in classe. Stavolta le aule sono decisamente migliori. Ci richiama infatti in stanze che presentano del materiale didattico come delle carte o delle mappe e anche i busti di personaggi famosi a cui fare riferimento durante la lezione. L'insegnante siede su una sella o cattedra, si ha lo schienale, mentre per i ragazzi ancora una volta sono presenti gli sgabelli, in latino scamna. Per scrivere è poi presente tutto l'armamentario che abbiamo già visto nel video dedicato alla scrittura nel mondo romano. Ed infine ecco il terzo grado di insegnamento, quello più alto. L'insegnante prende il nome di Rhetor e spesso è un personaggio illustre della società romana, un po' come accade nel caso di Quintiliano. Gli alunni, dai 16 anni di età in poi, seguono lezioni molto più complesse,
volte a prepararli alla vita pubblica e politica di Roma. Quindi si approfondisce ulteriormente la letteratura, sia greca che latina, ma soprattutto si studia e ci si concentra sull'arte del parlare, quindi oratoria, eloquenza, retorica, con esercizi sia scritti che orali. Ed è così che vediamo questi giovani romani impegnati in accesi monologhi discutendo dei pro e dei contro riguardo a una decisione, magari facendo riferimento a eventi o personaggi del passato. Sono le cosiddette suasorie. Ci sono poi anche le controversie, necessarie per sviluppare l'abilità giuridica, con arringhe tra due tesi contrapposte. L'istruzione poi terminava con un lungo viaggio in Grecia, una tappa immancabile per i ricchi rampolli delle famiglie aristocratiche. La stessa cosa che poi accadrà a secoli di distanza con il Grand Tour in Europa. Siamo giunti anche al termine di questo viaggio. Avete notato delle somiglianze con il sistema scolastico moderno? Io qualcuna l'ho notata, nel caso fatemelo sapere nei commenti qua sotto. A questo punto non mi resta altro da fare che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo viaggio. Arrivederci!